Care amiche e cari amici, bentornati al podcast Malazan dei caduti. Io sono Elvis e questo è un episodio speciale di analisi. Rileggendo Memorie di ghiaccio, il terzo volume della saga, in occasione della live con la community che trovate qui sopra, mi sono imbattuto in alcune rivelazioni molto importanti sulla maga chiamata Nightchill, che viene nominata più e più volte nei Giardini della Luna. Per alcuni di voi tra i più attenti non sarà nulla di nuovo, ma per tutti gli altri sono sicuro che troverete interessanti questi ragionamenti. Ovviamente c'è qualche spoiler su Memorie di ghiaccio, perciò se non l'avete ancora letto fino in fondo dovete prima correre a finirlo. Forza, rapidi che qui si viaggia veloci. Intanto noi partiamo, ma vi ricordo che se non siete iscritti al canale siete delle brutte persone, perciò coraggio, pigiate il tasto iscriviti. Yeah! Molto bene, partiamo! Nightchill era conosciuta come una grande maga dell'impero Malazan e si presentava come una donna alta, imperiosa, con un viso ampio e piatto, i capelli corvini, gli occhi distanti e le labbra carnose. Nonostante l'aspetto minuto era in possesso di una forza disumana. Si dice avesse un carattere crudele e spigoloso che veniva bilanciato dalla presenza del suo compagno per la vita, il mago Telomen Bellurdan. Il suo canale era il Rashan, il canale umano dell'oscurità e dell'illusione. Quello che sappiamo di lei prima dell'inizio della narrazione è molto poco. Sempre in compagnia di Bellurdan, è scesa dai monti Fen sul continente di Kontali durante le guerre di unificazione, ovvero le guerre di Kellanved per annettere territori all'impero. Ben lo svelto riflette sul fatto che nel corso della storia ci siano state diverse Nightchill, addirittura in luoghi diversi, e ipotizza che sia stata sempre la stessa. E già qui, La sua ultima campagna è stata quella su 7 città, poi, dopo la morte dell'imperatore, è rimasta inattiva per 6 o 7 anni fino all'assedio di Pale. Come di certo ricorderete, sono stati chiamati in causa tutti i maghi che l'Asim poteva schierare per far fronte alla progenie della Luna e a Nomandarrake. A Pale sono arrivati perciò Nightchill, Bellurdan e Acaronis, guidati dal sommo mago Tyscran, in aggiunta ai maghi dell'armata del Monco, ovvero Tattersall, Kalot e Herlock. Lo scontro è stato durissimo e brutale. Uno dei demoni Kenrilla di Tyscran ha attaccato ferocemente Nightchill, uccidendola. Le ha strappato gli arti e mangiato alcune parti del corpo, fino all'intervento di Bellurdan. Purtroppo per la maga non c'è stato nulla da fare. In seguito i suoi resti sono stati raccolti dal Telomen e intessuti in un incantesimo di Tattersall atto a impedire il propagarsi della putrefazione. Con questi fatti vado veloce perché ne abbiamo già parlato, essendo ben spiegati nel primo volume. Qualche tempo dopo Bellurdan incontra Tattersall nel bel mezzo della pianura Rivi mentre sta cercando un posto dove seppellire la sua amata. Il Telomen ha anche ricevuto l'ordine di far tornare indietro Tattersall, ma la donna non ne vuole sapere. È ormai convinta del tradimento di Tyscran nei loro confronti. La magia che si scatena tra i due viene influenzata dalla presenza di Onos Tulan nelle vicinanze. Tattersall riesce a far migrare la sua anima nei resti di Nightchill e a scappare, mentre il suo corpo, insieme a quello di Bellurdan, viene carbonizzato. Tramite una serie di colpi di fortuna, le anime di Nightchill, Bellurdan e Tattersall riescono a rinascere come un'unica entità nelle sembianze di una bambina a Rivi chiamata Volpe d'Argento. Yeah! Ce l'abbiamo fatta a riassumere tutto. Fantastico! Ora catapultiamoci al capitolo 17 di Memorie di ghiaccio, quando Paran, il nuovo padrone del mazzo dei draghi, viene contattato a distanza dalla stessa Nightchill. Per la prima volta vediamo la maga interagire direttamente, anche se si trova nel corpo di Volpe d'Argento. Dal dialogo che ha con l'incapitano possiamo intuire un po' della sua personalità. Sembra essere molto fredda e distaccata, con una sola cosa a scaldarle l'anima: la vendetta. Ma vendetta contro chi? Ci arriviamo tra poco. La maga mette in guardia Paran. C'è una guerra divina alle porte che coinvolge gli dei antichi e quelli nuovi. Questo dialogo è fondamentale perché è qui che Nightchill rivela di avere 2 fratelli, Draconus e Krull. Quindi, per il lettore attento, fare 2 più 2 è un vero gioco da ragazzi. Torniamo rapidamente al prologo di Memorie di ghiaccio, 120.000 anni prima della narrazione attuale.
sul continente di Yakuruku, dove Krull e Draconus sono accompagnati da Sorella dalle freddi notti per contrastare la follia dell'alto re Callor. Questi tra loro si chiamano fratelli. Quindi, signore e signori, Nightshade non è altro che la dea antica chiamata Sorella dalle freddi notti. Se Nightshade è sorella di Draconus e Krull è sorella delle freddi notti, è sorella degli stessi dei, è chiaro che si tratti della stessa persona. Ma se pensate che le rivelazioni siano finite qui, vi sbagliate di grosso. Seguitemi. I tre fratelli maledicono Callor a una vita di sofferenza mortale, costretto alla vecchiaia senza poter ascendere mai. Callor da parte sua risponde con altre maledizioni, sostenuto dalla forza di 7 milioni di persone del suo regno che ha ucciso poco prima dell'arrivo dei suoi nemici. Krull, tu sparirai dal mondo, verrai dimenticato. E così è successo, l'abbiamo visto. Draconus, tutto quello che farai si rivolterà contro di te. Già. Dragnipur ne è l'esempio, l'ha creata lui ma poi c'è finito dentro. E in quanto a te, donna, mani non umane faranno a pezzi il tuo corpo su un campo di battaglia, ma non conoscerai sollievo. E anche la maledizione contro Sorella delle freddi notti, migliaia di anni più tardi, si è avverata. Basti pensare che è morta nella battaglia fuori Pale a causa di un demone che ha smembrato le sue membra e anche dopo la morte continua a vivere in qualche modo nell'involucro fisico che è Volpe d'Argento, quindi senza avere un eterno riposo o sollievo. Beh, siete scioccati? Aspettate, c'è dell'altro. Ricordate quando Callor e Volpe d'Argento si incontrano per la prima volta? Da lì parte un odio viscerale da parte dell'Alto Re per la bambina e solo adesso possiamo capire davvero il motivo. E il vecchiaccio ha capito che dentro Volpe d'Argento risiede uno dei suoi più grandi nemici, Sorella dalle freddi notti, Nightshade. Dopo vari tentativi di metterle contro Caladan Brood e addirittura Nomander Rake, giungiamo alla fine di Memorie di Ghiaccio, quando Callor tenta di assassinare direttamente Volpe d'Argento con le sue mani. Un vecchio soldato però si frappone tra loro salvando la vita alla ragazzina, ma rimettendoci la propria. Non scendo troppo nei particolari, ma chi ha finito il terzo volume sa di che scena parlo, è impossibile dimenticare. Per chiudere il cerchio torniamo a quello che è successo a Pale. I maghi Malazan contro la progenie della luna. In pratica Nightshade, con il suo compagno e aiutante Bellurdan, miravano alla spada di Rake Dragnipur. Con le informazioni che abbiamo adesso non ci viene per nulla difficile crederlo, giusto? Voleva liberare il fratello imprigionato dentro la spada, Draconus. Il mago Acaronis però aveva fiutato questi interessi personali e ne aveva parlato a Tyscran. Ecco perché Acaronis è stato abbattuto durante la battaglia da Nightshade e successivamente quest'ultima è stata attaccata dai demoni che gli hanno mandato contro il sommo mago Tyscran. Eppure la maga ce lo dice chiaro e tondo. Non nutre alcun sentimento di vendetta nei confronti di Malazan, bensì il suo odio si rivolge completamente nei confronti dell'Alto Re Callor, colui che l'ha maledetta per l'eternità. Insomma, ora è tutto finalmente chiaro, dalla battaglia di Pale fino a quella di Corallo, passando per 2 libri, il primo e il terzo, densi di informazioni e elementi che entrano nella narrazione aggiungendo cose ma senza trovare un filo conduttore. Ovviamente se uno è bravo nell'inglese fa 2 più 2 solo dai nomi, Sorella delle freddi notti e Nightshade, quindi io non sono tra questi. Ci sono arrivato solo rileggendo di nuovo Memorie di Ghiaccio. Spero davvero di essere riuscito a collegare tutti i puntini, ma so già che nei volumi successivi salterà fuori qualcosa che mi farà tornare sui miei passi per modificare leggermente questa storia. E voi? Che ne pensate? Siete d'accordo con me? Tutto torna? Nei commenti voglio sapere cosa ne pensate e se sapevate già tutto oppure no. Chissà, magari è stata una folgorazione tanto per voi quanto per me. Fare questo video è stato molto faticoso, perciò se volete sostenere il canale senza alcuno sforzo economico potete mettere like e condividere, dopo aver commentato ovviamente, mentre per chi vuole metterci un po' di sostanza nel Linktree in descrizione trovate la pagina Ko-fi per una donazione, anche piccola è molto ben accetta. Nel Linktree ci sono anche altre cose che potete guardare con tutta tranquillità. Buona ricerca! Spero che questo approfondimento vi sia piaciuto. Noi ci vediamo presto con il prossimo video. Ciao gente! Ora catapultiamoci.
ma chi ha finito il terzo volume sa di che cosa scende. So che qualcuno di voi... E se sapete... Folgorazione tanto per voi quanto per me. Mi rendo conto che un vecchio...